Allora, questo è un calibratore della Datel che lo useremo per fare le prove su dei multimetri che ho sul banco, dei multimetri che non sono di fascia alta, ma comunque sono abbastanza precisi. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Alcuni di voi, anzi tanti di voi, mi hanno scritto se gli consiglio che strumentazione acquistare per il loro piccolo laboratorio, per il laboratorio che vogliono mettere su o comunque sia per iniziare con l'elettronica. Ora è un problema, come si fa a consigliare che strumenti uno deve prendere? Sarebbe la stessa cosa se io domandassi che macchina devo comprare, una macchina, che macchina compro? Dipende dalle esigenze di ognuno, perché ovviamente in base al tipo di esigenze che uno ha ci vuole un tipo di macchina diversa. Che ne so, se uno fa tanto, voglio dire, sterrati, magari è meglio un fuoristrada. Se uno fa tanta autostrada, una macchina un pochino più performante. E se uno deve parcheggiare in città, è meglio una macchina piccola. A prescindere ovviamente da quello che poi uno deve spendere, perché è difficile consigliare degli strumenti e non si sa la spesa. Allora, io inizierò comunque con questo video qui, dove parlerò dell'acquisto, diciamo, di un tester, di un multimetro. Si inizia, poi magari si farà anche per altri strumenti. Lo farò, anzi, perché sono solo, lo farò anche per altri strumenti. Più che consigliarvi un multimetro, che può anche essere, se mi capita un multimetro fra le mani che insomma ha un prezzo accettabile e ha delle belle prestazioni, magari, perché no, ve lo consiglio anche. Però io direi in questa serie di video che inizierò appunto con questo del multimetro, vi darò dei consigli su come sceglierlo, su come acquistarlo, non tanto su quale acquistare, e farvi vedere, diciamo, le diverse caratteristiche e le diverse cose che può avere uno strumento dall'altro. Questo penso che alla fine sia la cosa più logica, perché così poi ognuno, in base alle proprie esigenze, sceglierà il prodotto che a lui è più consono, conoscendone le differenze. Ovviamente, lo dico sempre, ma le iscrizioni languono. Se il mio canale vi piace, se i video che faccio per voi vi piacciono, iscrivetevi al mio canale, che a me fa piacere, a voi non costa niente. Lo dico sempre perché vedo che le iscrizioni appunto sono un pochino basse rispetto a chi guarda il video. Comunque niente, continuate a vedere questo video e come al solito vedete quello che combino. Allora, questo è un multimetro professionale, è l'HP 34401, è uno diciamo dei migliori multimetri che ci sono in circolazione. Poi ce ne sono anche altri, ma questo qui è particolarmente ricercato, particolarmente apprezzato. È un multimetro a 6 cifre e mezzo. Ovviamente non vi voglio consigliare un multimetro di questo genere qui, ma faccio solo per farvelo vedere. Tutte queste cifre qui praticamente non servono a tutti. Faccio un esempio, qui stiamo misurando un volt e un volt, guardate quante cifre ha dietro. Ovviamente per la maggioranza delle persone, quando leggerà 1 magari 1,1 volt oppure 1,12 volt, cioè le altre due cifre, è più che sufficiente per gli usi normali. Questo qui ha tutte queste altre cifre, il 5 che vedete in fondo sono in microvolt, sicché ovviamente è un valore di tensione molto basso. Non serve, diciamo, un multimetro così grande, perché ve l'ho fatto vedere allora, perché ognuno ovviamente deve scegliere il multimetro in base a quello che ci vuole fare. Mi spiego, se noi ora qui stiamo misurando un volt, ma se misurassimo, che ne so, 220 volt dell'alternata, mettiamo un elettricista che legga 220 volt, che ora sono 230, ma insomma che legga 230 volt o 231, cioè anche se c'è una tolleranza di un volt, non è che li fa tanto, no? Un po' come la sarta, se va a misurare
con il metro da sarta non ha la precisione di un micrometro di un meccanico, ovviamente, sicché multimetri di questa portata servono a chi deve fare delle misure estremamente precise. Allora, l'altra cosa che non farò sarà la comparazione fra un multimetro e l'altro per vedere quello che segna uno o quello che segna l'altro, e ora vi spiego perché. Allora, perché non farò la comparazione di mettere due multimetri uno accanto all'altro e farvi vedere se uno segna un valore e uno ne segna un altro? Per un motivo semplice, perché tutti i multimetri comunque hanno una tolleranza. Parafrasando un detto che dicevano gli orefici, chi aggiustava gli orologi nei primi anni del secolo, il detto più o meno citava così: se vuoi sapere l'orario giusto, guarda un solo orologio, perché ovviamente c'è sempre una differenza negli orologi meccanici, specialmente di inizio secolo, da un orologio all'altro, sicché uno guardava due orologi e non sapeva bene di preciso quale fosse l'orario giusto. La stessa cosa succede con i multimetri, tutti hanno una tolleranza. Vi faccio un altro esempio che magari vi chiarisce le idee. Tantissimi termometri, di quelli digitali, quelli che vedete nei banchi frigo o roba del genere, hanno, diciamo, una tolleranza anche elevata, diciamo di 1 grado. Questo che vuol dire? Che se io devo misurare 180 gradi e ci sono 180 gradi e misuro con due termometri, uno potrebbe segnare invece che 180 gradi 179 gradi e quell'altro 181 gradi. Che vuol dire? Che non vanno nessuno dei due? No, hanno una tolleranza ad 1 grado, sicché questa differenza che vediamo di un termometro o dell'altro è praticamente normale. È la tolleranza del termometro e tutte e due nel loro caso sono precisi. Ovviamente se uno deve mettere un dolce in forno che abbia 179 gradi o 181 non gliene può fregare di meno per quanto riguarda il dolce. La cosa ovviamente cambia se dobbiamo misurare delle temperature basse, perché se io devo misurare 2 gradi e c'è 1 grado di tolleranza, ovviamente mi segnerà il termometro uno 1 grado, magari quell'altro 3 gradi. E ancora peggio se si va prossimo allo zero. Se un termometro mi segna 0 gradi e un termometro me ne segna 2, e lì in realtà ce n'è uno, ma a 0 gradi la temperatura dell'acqua congela, sicché diciamo se mi serve per vedere se la strada è ghiacciata, questa tolleranza potrebbe essere diciamo eccessiva, e qui a quel punto dovremmo scegliere dei termometri che ci sono che hanno una tolleranza magari di 0,1 grado. Cioè, come vedete, nel campo che va usato, e qui torno al discorso a seconda quello che dovete farci voi col multimetro, in base al campo che va usato per cuocere un dolce o per misurare quando ghiaccia l'acqua nella strada, una tolleranza ad 1 grado può essere trascurabile, può essere troppo. Ora vediamo insieme invece come leggere le varie tabelle che ci sono insieme con i multimetri e che vi indicano le caratteristiche del multimetro stesso, perché tanti non le sanno leggere oppure non le hanno mai viste e non sanno come comportarsi. Sto parlando di multimetri piuttosto economici, perché chi chiede a me che multimetro deve acquistare ovviamente non è un professionista oppure non è una persona che è pratica con queste cose qui, sicché non comprerà un multimetro da 1000 euro, comprerà un multimetro da meno soldi. Poi se ce l'ha 1000 euro da spendere un multimetro va sul sicuro, compra un multimetro buono, il top della gamma, e sicuramente dico 1000 euro, ma ci sono multimetri che costano anche 5000 euro. Comunque, se no, però, cose normali, uno che vuole usarla un attimino in laboratorio sceglie un multimetro un pochino più modesto, diciamo, e da qui andiamo a vedere delle tabelle di alcuni multimetri, come giostrarsi su quello che ci fanno vedere. Allora, partiamo un attimino per farvi un esempio con questa qui è la tabellina del 34401 del mio multimetro che vi ho fatto vedere prima. Come vedete, per esempio,
la precisione varia anche in base alla portata, questo un po' per tutti i multimetri. Non so se si vede la freccettina del mouse che si muove, anche qua su 100 millivolt questo multimetro diciamo ha una precisione dello 0,0030, mentre a 10 volt la precisione scende a 0,0015. La cosa è un attimino diversa invece per quanto riguarda i multimetri diciamo più economici. Ora vi faccio vedere un attimino. Allora apriamo questo multimetro qui, per esempio. Io ora non sto a prendere in considerazione tutta la gamma del multimetro, per esempio in alternata, che la precisione comunque è minore che in continua. Prendo solo diciamo qualche esempio e vi spiego un attimino le cose. Ovviamente a parità di prezzo, se prendete un multimetro che non misura i condensatori ma ha una tolleranza molto bassa, o avete al solito prezzo un multimetro che misura i condensatori ma ha una tolleranza molto alta, ovviamente io vi sconsiglio di prendere quello che misura anche i condensatori in quel caso lì, perché se c'è così tanta differenza poi nella misura a cose normali, sarebbe la stessa cosa di prendere un telefonino che fa anche il caffè ma poi telefona male, insomma, ecco. Prendiamo un telefonino che non lo fa il caffè ma che le telefonate si sentono. Ovviamente non vi sto, siccome alle volte vengo frainteso o non mi spiego, non vi sto sconsigliando di prendere un multimetro che misura anche i condensatori, vi sto solo dicendo che se va a scapito poi della precisione, io sceglierei il multimetro che è più preciso nelle misure classiche del multimetro. Comunque questo è un multimetro, come vedete qui abbiamo su questa portata qui una tolleranza dello 0,5%, che è già buono, mentre se si sale nella portata a 1000 volt la tolleranza sale a un 1,5%. Ma non basta questo dato qui, perché questo dato qui preso per se stesso dice poco, perché vedete questo, c'ho la manina qui, vedete dove c'è scritto 8 digit? Questo vuol dire che l'ultimo numero praticamente del multimetro, 8 digit non sono considerati, cioè ci può avere una tolleranza di 8 digit. Mettiamo che qui ci sia 8, potrebbe essere 0, perché lui ha una tolleranza di 8 digit, sicché l'ultima cifra che in tutti i multimetri diciamo conta poco, è per quello che più cifre ha un multimetro e meglio è, nei limiti ovviamente, e l'ultima cifra di solito conta poco, e questo numerino che c'è scritto 8 digit, 10 digit e quello è quello che potrebbe variare oltre alla accuratezza. Vediamo un altro multimetro, la scheda di un altro multimetro. Quest'altro multimetro, che ora ingrandisco, ha una tolleranza un attimino diversa. La tolleranza è più bassa, molto più bassa, perché si va in volt in corrente continua. Una tolleranza è scesa, quell'altro se non sbaglio era lo 0,5%, vediamo, mentre questo qui siamo allo 0,05%, e però anche questo diciamo c'è 10 digit, sicché diciamo che l'ultima cifra è proprio, non conta poco, perché è composta ovviamente di 9 cifre l'ultima cifra, sicché ci dice poco, però ha una tolleranza molto più bassa. Se andiamo a vederne un altro, questo qui per esempio, è un attimino più umano, è sempre un multimetro economico, ce l'ho qui, ve lo farò vedere dopo. Questo è quello rosso che ho sul banco. Non solo ha una tolleranza molto bassa, che si va allo 0,05% in volt in continua, ma è più o meno 3 digit. Vuol dire che l'ultima cifra in questo caso qui, 3 digit sono diciamo di scarto, sicché mettiamo che lui legga 10, in questo caso qui 1 volt, 000, diciamo potrebbe anche, se è 1 volt in questo caso, potrebbe essere 1 volt, 003 potrebbe segnare, oppure se fosse 1 volt 005, 1 volt 008 o 1 volt 002. Diciamo l'ultima cifra, questo più o meno 3,
è l'ultima cifra. Comunque la precisione è molto buona perché è lo 0,05%, che per tutti gli usi normali va più che bene. Anche in corrente alternata praticamente abbiamo una tolleranza dello 0,3%, sicché anche nelle resistenze sale un attimino al 5%. Però rispetto agli altri, se andiamo a vedere un altro, non questo, se andiamo a vedere uno di quegli altri, tipo questo, se andiamo a vedere, qui abbiamo a 750, nella portata 750 volt addirittura in alternata una tolleranza del 2,5% e 10 digit, sicché diciamo con questo andate più fuori, anche se, ripeto, se questo non so quanto costa, non so che roba è, ho preso delle tabelle diciamo in internet, se costa poco ovviamente per un elettricista andrebbe più che bene. Allora, so che lo spiegone può sembrare noioso, ma secondo me serve un attimino a capire meglio le varie cose prima di passare, diciamo, a vedere in pratica. Se no si fa presto, si prende il multimetro, ve lo faccio vedere, guardate com'è bello, questo va bene, poi lo smonto anche, che è bellissimo, lo smonto, vi faccio vedere come è fatto dentro, non serve a niente vedere come è fatto dentro, è bello, il video è bello a vederlo così, e tutto va bene. Invece la teoria, i numeri scritti danno magari un pochino fastidio, però è importante. Allora, qui vediamo un multimetro a 6 digit e mezzo, l'ultima cifra sono microvolt. Tutto questo ovviamente se non mi sbaglio, perché io sono vecchio, ho 66 anni, un po' anche rincoglionito, sicché la maggioranza di quello che vi dico è sicuramente giusto, però potrei sbagliarmi in qualche cosina. E questo un po' per la vecchiaia, un po' perché mi confondo. Comunque prendete per buono il 90% di quello che vi dico. E tutto quello che viene dopo il 90% è ben venga. Comunque, allora dicevo, un multimetro a 6 cifre e mezzo, questo mettiamo che sta indicando un volt, sicché 1 volt,00000. L'ultima cifra sono i microvolt, queste sono le decine di microvolt, le centinaia di microvolt e qui sono i millivolt, vale a dire che se questo segna questa cifra qui e qui c'è un 1, da qui in poi sono millivolt. Se segnasse 9, questi sono 9 millivolt. Se fosse invece qui ci fosse un 1, sarebbe 1 volt,1, perché qui sono le centinaia di millivolt. Questa è la precisione di un multimetro se detto a 6 cifre e mezzo, che è elevatissimo. Poi ci sono i multimetri a 3 cifre e mezzo, che ormai sono quasi in disuso, quelli a 5 cifre e mezzo, che sono diciamo una via di mezzo, e quelli ormai più alla portata di tutti, che costano anche veramente poco, sono i multimetri a 4 cifre e mezzo. Allora, i multimetri a 4 cifre e mezzo non è il numero dei conteggi, dopo vi spiego il discorso del numero dei conteggi, perché è un valore che ci viene scritto anche quello, ma il numero del conteggio è quando diciamo passa alla misura successiva, quella ve la spiego in pratica che si vede molto bene. Allora, un multimetro invece a 4 cifre e mezzo, come si trova ora sul mercato a prezzi veramente anche bassissimi, vi darà queste misure qui. Sempre considerando di misurare un volt, avremo un volt, qui avremo i 100 millivolt, diciamo 1 volt,1, per dire se qui ci fosse 1, 1 volt,2 se ci fosse 2. Poi qui sono le decine di millivolt, in millivolt, e qua centinaia di millivolt. Come si è detto, l'ultima cifra è ballerina, è in base a quel più o meno x numero di digit che si è visto, sicché se fosse più o meno 9 digit, diciamo che l'ultima cifra è come se non ci fosse, e è per quello fate conto a quelle cose lì, perché se qui vi dicono che non diventa più un multimetro a 4 cifre e mezzo, a quel punto sarebbe come avere un multimetro a 3 cifre e mezzo, perché se questo fosse più o meno 9 digit, questa cifra è come se non ci fosse proprio. Facciamo un esempio di una tolleranza di un multimetro dell'1% e che più o meno ha 3 digit. In questo caso, per praticità, facciamo conto che il multimetro abbia solo 3 cifre, così lo capiamo meglio perché non andiamo con i decimali. Allora, l'1% su 100 volt sono 1 volt. Sicché potremmo leggere nel multimetro 101 volt oppure 99 volt
e il multimetro sarebbe nel suo range di tolleranza tranquilla. Allora, poi abbiamo i famosi 3 digit che si è detto è l'ultima cifra. Allora se sommiamo o togliamo i 3 digit potremo andare a leggere 104 volt oppure addirittura 96 volt e questo multimetro rientrerebbe, che ha 3 cifre e basta, in questo caso qui non ce l'ha più nessuno 3 cifre, ma ammettiamo avesse 3 cifre, questo multimetro se leggiamo 104 volt oppure 96 volt rientrerebbe sempre nella tolleranza dell'1% con più o meno 3 digit. Ovviamente, siccome di solito è l'ultima cifra, quella lo scarto famoso dei digit, se il multimetro ha 4 cifre e mezzo, l'ultima cifra sarà ovviamente molto meno influente che di questo che ne ha 3. Se comparassimo due multimetri che rientrano tutte e due in specifica e gli diamo una tensione di 100 volt, in questo caso uno potrebbe leggere 104 e uno 96, oppure addirittura uno potrebbe leggere giusto, cioè 100 volt, e quell'altro 96 o l'altro 104, senza per questo che i multimetri siano guasti, rientrerebbe nella normale tolleranza. Andiamo un attimino a fare un po' di pratica. Allora, questo è un calibratore della Datel che lo useremo per fare le prove su dei multimetri che ho sul banco, dei multimetri che non sono di fascia alta, ma comunque sono abbastanza precisi. Questo calibratore è settato in millivolt, vuol dire che questo qui, questo contraver che si muove, questo non si vede male perché è nero, comunque sono i millivolt, in questo caso sarebbe 2 millivolt, questo farebbe 20 millivolt, 200 millivolt in questo caso, questo qui dove è l'1 è 1 volt, in questo caso è settato su 1 volt, questo arriva fino a 19,999 volt. E useremo questo in maniera che possiamo avere degli step da 1 millivolt e vi faccio vedere la differenza della risoluzione in base al numero delle cifre. Vediamo un attimino la risoluzione, diciamo, fra due multimetri. C'è questo multimetro della Aneng, quello che vi ho fatto vedere le caratteristiche, che nonostante sia molto economico perché costa ora 35 euro, una stupidaggine praticamente, e c'ha una precisione, avete visto, dello 0,05%, e lo confrontiamo con questo che è un Simpson. Ora questo qui, diciamo, ormai è obsoleto, diciamo negli anni 80 costava tipo 600.000 lire, ma insomma diciamo è sempre abbastanza valido e abbastanza calibrato, considerando che l'ho comprato appunto nel 78, mi pare, nel 79. Comunque, allora, questo ha 4 cifre e mezzo, e infatti se vediamo 1, 2, 3, 4 è la mezza cifra, mentre questo ha appunto 3 cifre e mezzo, una cifra, 2 cifre, 3 cifre e la mezza cifra che sarebbe l'1. Questo ovviamente ha più risoluzione che di questo, perché se vedete l'ultima cifra, che poi è ininfluente perché più o meno si era detto è intorno ai 3 digit, infatti se vedete balla anche, diciamo non dice niente, perché avendo 3 digit di scarto, questa potrebbe essere tranquillamente un volt vero, come si va a leggere qui. Questo io faccio per spiegarvi le varie differenze che ci possono essere senza dover comprare della roba magari che non fa il caso vostro, cerco di spiegare questa cosa qui. Allora, vediamo comunque che quello che andiamo a scartare è praticamente l'ultima cifra, perché se io ho un volt, qui avrei il decimo di volt, il centesimo di volt e il millesimo di volt, mentre qui, diciamo, ho una cifra in più, ma per l'uso normale anche un 3 cifre e mezzo comunque basterebbe. Però dov'è che casca l'asino? Mettiamo che io vado a mettere 3 millivolt, mettiamo. Allora, ho messo 3 millivolt, questo qui non è autorange e se lo lascio su questa portata mi segnerebbe praticamente 3 millivolts solo nell'ultima cifra, che come si è detto anche in questo caso qui dice poco, mentre questo mi segna 2,8 millivolt praticamente, perché è espresso, diciamo, in volt, sono 2 volt fondo scala, e segna 2,8 millivolt.
Ora ovviamente con multimetri di questo genere qui o con questo 2,8 millivolt si vanno a misurare diciamo male. Questo posso anche questo scalare e infatti più o meno segnano diciamo la stessa cosa, perché alla fine quello che ho semplicemente le due ultime cifre con pochi millivolt così. Se io metto invece 13 millivolt, questo segna 12 millivolt e 8 e questo qui lo stesso, sempre 12 millivolt e 8. Però come potete vedere da 3 cifre e mezzo, 4 cifre e mezzo, alla fine la risoluzione, abbiamo molta più risoluzione se si va intorno a voltaggi più alti. Allora in questo caso io ho messo 11 volt e questi qui in fondo, gli ultimi due numeri, sarebbero 15 millivolt. In questo caso qui, questo multimetro me le va a misurare, che è 4 cifre e mezzo, mentre il 3 cifre e mezzo ovviamente non me le misura più perché mi fermo a questa cifra qui. Sicché dipende dalla nostra precisione, avere un multimetro con una cifra in più può sempre far comodo. Ora vi volevo far vedere un attimino il discorso del numero dei conteggi. Alle volte si legge sulle caratteristiche del multimetro tipo 19999 oppure 888 e compagnia cantante. Quello è il numero dei conteggi quando il multimetro va a variare la propria portata. Qui stiamo leggendo 1,37 V più altri due numeri. Però se io vado ancora avanti, vedete che io arrivo a 1,9 V, diciamo ho 4 cifre dietro il volt. Se io proseguo invece, vado sopra i 2 volt, lui mi scatta, come vedete, qui segna 2 volt, però qua mi sono rimaste alla fine 3 cifre, non è più 4 cifre e mezzo in questa portata, ma è 3 cifre e poi c'è una cifra piena. In questo caso è calata la risoluzione del multimetro. Ci sono dei multimetri che hanno sempre 4 cifre e mezzo, ma invece che 1999 arrivano a, mi pare, 888, quello che sia. Facciamo la prova con un altro multimetro. Vediamo ora un attimino il discorso dei numeri dei conteggi che sono indicati, diciamo, nello strumento. Tutti e due questi strumenti qui sono due strumenti a 4 digit e mezzo, 4 cifre e mezzo, perché 1, 2, 3, 4 e mezzo, 1, 2, 3, 4 e mezzo. Però questo scatta a 1999, va alla portata superiore. Questo invece, il primo numero, deve andare a 8 se non ricordo male. Perciò quando qui leggeremo 2 volte e mezzo calerà di una cifra, mentre questo no. E questo può essere comodo saperlo in base al tipo di misure che dobbiamo andare a fare, e lo sappiamo noi le misure che dobbiamo andare a fare alla fine. Vedete, io salgo, siamo passati a 2 volt e rotti, diciamo, questo qui ha 3 cifre dietro e questo continua a averne 4 dietro, sicché diciamo a parità di risoluzione fino a 2 volt, questo ha più risoluzione, diciamo, dai 2 volt fino agli 8. Se noi saliamo, andiamo, e è scattato, torno indietro un attimino. Qui abbiamo 7,448 e questo mi fa 7,447,7, diciamo è rimasto più preciso. Poi se saliamo a 8 volt, anche questo alla fine avrà lo stesso numero di conteggi di questo, 8,260, 8,260 anche questo. E sì che ci siamo. E se andiamo sopra i 10 volt segneranno uguale, 11,36, 11,360, 11,360 rotti, comunque continuano a segnare uguali fino a che non arriveremo a 20 volt. A 20 volt succede la stessa cosa. Questo mi cala le cifre, sicché ho 2 cifre sole, mentre questo mantengo 3 cifre. Sicché
questo qui ora scatterebbe a 80 volt, mentre questo qui a 20 volt ha già fatto, diciamo, lo scatto e mi ha calato una cifra. Ecco, anche questa cosa qui, questa è la differenza fra il numero dei conteggi e il numero reale delle cifre. Poi abbiamo in tutte e due la possibilità di, vedete qui c'è venuto scritto hold, di bloccare la misura in maniera che ce la possiamo leggere con comodo, anche se io ora, vediamo se lo tiro un tera, se io stacco lui continua a segnare 2,91 e sicché mi dà la misura. Poi abbiamo, anche se ho staccato i puntali perché l'ho bloccata, diciamo. Un'altra possibilità, in tutti e due i multimetri, qui c'è scritto massimo e minimo, in maniera che lui mi può dire la tensione massima o minima che siamo arrivati. Se io premo questo tasto, se vediamo, ora io sto scendendo, questo risegna 20 volt, questo mi dice che la misura, diciamo, massima che ho raggiunto, il voltaggio massimo che ho raggiunto è stato 24 volt. Anche quello può essere comodo. La stessa cosa, posso fare la misura minima. Se io scendo a 17 volt, poi qui risalgo, lo vediamo con l'altro, e questo qui mi dice che io la tensione minima che sono andato a misurare, mettiamo che io in un alimentatore lo lascio lì, voglio vedere quanto scende la tensione, e questo mi dice la tensione minima è scesa fino a 17,83. E la stessa cosa ovviamente fa anche questo, le uso tutte e due per comparazione, però lo fa anche questo qui, lo fanno tanti multimetri. Un'altra misura è la misura relativa, vediamo un attimino. Allora, se io vado a misurare per esempio una tensione di 24 volt circa, vabbè 23,98, facciamo conto che sia 24 poi per che si conta meglio. Se io premo relativo, lui mi segna 0, e se io salgo a 30 volt circa, lo vediamo dall'altro multimetro, come vedete, siccome era 24 circa, lui mi dice come misura relativa che io ho 6 volt in più dei 24 volt che erano, diciamo, all'inizio. L'ho bloccato su rel e lui mi dice ho 6 volt in più di quello che ti avevi stabilito. E la stessa cosa, se non erro, lo dovrebbe fare quando scendo. Se io scendo sono a 15 volt e 8 e mi dice c'hai meno 8 volt rispetto alla misura che avevi impostato. E anche questa è una misura che può essere comoda. C'hanno la misura delle resistenze, quello che non fanno è la misura delle resistenze a 4 fili, perché come vedete non hanno le altre boccole per la misura a 4 fili, che ora vi faccio vedere un attimino, che la fanno i multimetri di qualità. I multimetri professionali hanno 4 boccole, servono per la misura a 4 fili delle resistenze. Se vedete qua c'è scritto ohm 2 2W no, perché è 2 watt, vuol dire wire se non mi sbaglio in inglese, oppure ohm 4 wire, cioè 2 fili, 4 fili. Se lo mettiamo ohm per 4 fili con queste, vediamo se ve lo faccio vedere, con queste pinze che sono Kelvin, vedete ne hanno due puntali per ogni cavo, si mettono i 2 rossi qui e i 2 neri qui, e la misura delle resistenze è molto più precisa. E poi magari in un altro video si prova e vi spiego come mai è più precisa, perché ci vuole un video, diciamo, apposta per spiegarla. Non l'hanno ovviamente i multimetri economici, perlomeno non ce l'hanno la maggioranza dei multimetri economici che io abbia visto. Io passerei alle conclusioni, perché più o meno penso di avervi detto tutto. Questo video è finito. Fra parentesi, se vedete dei pallini bianchi sulla maglia nera che io lì per lì non vedevo, ma ci sono, perché mi ero messo, siccome non è caldissimo, mi ero messo una giacchina a vento che ha perso tutte le cosine bianche, si sono appiccicate sulla maglia nera, così si vedono molto bene. Comunque vabbè, a parte questa cosa qui che voi
diciamo alla fine me la perdonerete. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto comunque, anche se non è stato lunghissimo, anche se forse non avrà dissipato dei dubbi, perché alla fine non vi ho detto quale multimetro scegliere, però penso di avervi accennato perlomeno ad alcune cose da guardare quando andate a comprare un multimetro nuovo. Poi ovviamente più esperti lo sanno da sé cosa comprare, magari quelli all'inizio senza spendere cifre esagerate magari possono prendere un multimetro che sia comunque affidabile. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ve lo dico 100 milioni di volte, ma c'è qualche birbante che guarda i video e non si iscrive, e se ho sbagliato qualcosa fatemelo notare, se non ho detto tutto ovviamente ci sarà chi me lo farà notare, e va bene, siete lì apposta, e se no che ci state a fare? E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!